Ci sono tantissime branche dello yoga, non c'è solo l'hatha yoga, quello che vedete contorgersi, eccetera, come vi ho detto, ma ci sono tantissime, è proprio una cultura. Come dice Sadhguru, non è una filosofia, non è un insegnamento, non è una religione, è proprio una cultura. Dal come si mangia, al come si respira, eccetera, eccetera, un percorso verso la realizzazione personale, un percorso di realizzazione interna, concentrarsi sul dentro invece che sul fuori. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco e oggi vi volevo parlare del perché lo yoga. Allora, nel mio canale ho sempre parlato di crescita personale, ho sempre documentato tutto quello di cui parlo e probabilmente conoscete maggiormente i miei video riguardanti la beauty care, i profumi, i capelli, eccetera, eccetera. Lo capisco perché alla fine sono argomenti che vanno molto. Però ho deciso invece di iniziare a documentare quello che veramente sta succedendo nella mia vita e attualmente nella mia vita, nel mio percorso di crescita personale, mi sto concentrando molto sul capire me stesso, il capire la parte interna di quello che succede dentro di me, un po' come si dice la spiritualità. L'anno scorso, grazie alla pandemia, ho iniziato a leggere libri di spiritualità che non avevo mai preso in considerazione prima. Sono una persona molto pragmatica, molto scientifica, molto logica e quindi leggere certe cose mi ha un po' scombussolato, però sono allo stesso tempo una persona molto open-minded, sono molto aperto mentalmente a capire la prospettiva di alcune persone, perché se alcune persone hanno ragionato in un certo modo, si vede che sotto sotto avevano dei motivi per farlo. Allora ho iniziato a leggere dei libri come L'Alchimista di Paolo Coelho per poi puntare a qualcosa di un po' più manualistico come The Power of Now di Eckhart Tolle, Il potere di adesso, e ho capito abbastanza delle religioni, eccetera, eccetera. Dopodiché ho iniziato a leggere, a fare vari corsi, ho iniziato il metodo Wim Hof, che in realtà non è proprio spirituale, ma comunque si ricollega, e ho visto che Wim Hof, che io rispetto molto, tutti i Guinness World Record che ha fatto, eccetera, eccetera, le cose incredibili che sa fare, ha avuto un percorso nella cultura yoga. E a un certo punto si è messo a parlare in sanscrito di Muladhara, Svadhisthana, tutti questi chakra, e io non capivo, dicevo, ma cosa sta dicendo? Per me erano cose talmente esoteriche. Lo yoga è i movimenti che fai, che vedo le donne che fanno. Anch'io ogni tanto facevo yoga quando ero un nuotatore agonista. Ho fatto nuoto agonistico per tantissimo tempo, per tutta la mia infanzia. Facevo yoga, cobra, cane, dei movimenti, ma era più fitness e non capivo. Nei libri di crescita personale che ho sempre letto mi dicevano di avere un diario, fare meditazione, eccetera, eccetera, e l'ho sempre fatto, ma senza mai capire in realtà il perché. E ho iniziato a leggere anche altri libri di spiritualità, come parlando della legge dell'attrazione, The Secret, il segreto, poi The Power, eccetera, eccetera, che in realtà alla fine sono argomenti diversi. Comunque, alla fine, dopo questo periodo, mi sono un po' informato sullo yoga. Ho iniziato un po' a praticare varie forme di yoga per poi incontrare un guru che si chiama Sadhguru, molto conosciuto nel mondo della spiritualità. E lui è veramente un essere incredibile, lo vedi che è un essere umano che ha una visione completamente diversa da quella che abbiamo noi. E la mia crescita mi ha portato a iniziare a capire alcune cose, a iniziare a notare alcune cose. Nel momento in cui ho iniziato a fare il suo corso, che sto anche attualmente finendo in realtà, ho iniziato questo percorso di Isha Kriya e quindi tutto questo percorso di yoga, ho iniziato veramente a informarmi e a capire lo yoga e il perché lo yoga, che cosa c'è di importante. Ho notato che nel momento in cui da piccolo studiavo la filosofia greca antica, lo stoicismo, Aristotele, Platone, eccetera, eccetera, nel momento in cui mi sono imparato le storie di persone famose, al giorno d'oggi attori famosi, Will Smith, Jim Carrey, eccetera, eccetera, quando leggi Anthony Robbins, Gary Vee o Elon Musk che parlano, e poi leggi un libro come la Bibbia o in cui vengono insegnate alcune cose, o un'altra religione, e tutte queste cose qua, Leonardo da Vinci, se leggi il suo metodo di pensare, Albert Einstein, tutte queste persone che hanno cambiato il mondo e la storia dell'uomo, alla fine, se le studi tutte, o la maggior parte, noti che hanno tutte un filo conduttore e sono tutte in realtà collegate e parlano più o meno dello stesso argomento. Cambia in base
alla lingua, cambia in base alla prospettiva che hanno, perché ovviamente ognuno viene da paesi diversi, posti diversi, culture diverse, un modo di crescita diverso e anche periodi storici diversi. Se si parla di Gesù Cristo o Gautama Buddha, non è parlare di Elon Musk o Leonardo da Vinci o Aristotele, quindi sono cose completamente diverse. Però sotto sotto, a modo loro, insegnano come raggiungere il livello massimo di essere un essere umano. Se snoccioli la cosa, alla fine sono sempre gli stessi argomenti. Non sono argomenti semplici per niente, non sono la maggior parte argomenti logici, quindi non sono cose da capire logicamente, sono semplicemente argomenti. La maggior parte delle persone cerca di spiegarlo in logica, tramite la scienza, eccetera, e non si riesce molto a farlo capire. Altre cose, come le religioni, cercano di spiegarlo in modo invece in poesia o al contrario della prosa, quindi è difficile da capire, come la Bibbia non è una poesia, scusate, non mi viene il termine, ma non in senso logico, quindi lo spiego in un altro modo, però ha preso quasi un termine esoterico. Ormai se si parla di spiritualità si pensa sempre a qualcosa di in inglese si dice wishy-washy, qualcosa che non ha questo grosso valore reale, ma è più una diceria. E sotto sotto mi sono accorto che alla fine tutti questi insegnamenti sono più o meno molto collegabili, sono molto simili e parlano più o meno tutti della stessa cosa. Tutti vogliono capire l'uomo, l'essere umano, capire da dove veniamo e portarlo a un livello divino, a un livello estremo. E perché lo yoga? Beh, ecco, lo yoga inizia molto prima di tutte le religioni, 15.000 anni fa, inizia molto prima della nostra cultura, inizia molto prima di tantissime altre cose, secondo la cultura yogi. E lo yoga si è concentrato sì nell'insegnare queste cose che insegnano tutti, ma più che insegnarle, perché lo yoga dice le informazioni sono solo un'accumulazione, la tua mente è semplicemente un accumulato di informazioni, idee, cose che hai imparato, e il tuo corpo è invece un'accumulazione di quello che mangi, di cibo. Dato che tu non sei dunque il tuo corpo, perché non sei un'accumulazione di cibo, se perdi peso, quella parte lì non sei più tu, e rimani comunque te stesso, e non sei un accumulato, un'aggregazione di pensieri, non sei il passato. Pensi di esserlo, ma non lo sei, e questo è il problema dell'umanità. Pensiamo di essere il corpo, pensiamo di essere la mente, quando in realtà non siamo né uno nell'altro. Nelle religioni si parla di anima, in altre si parla di energia, prana, anche la scienza moderna in realtà ha notato che gli atomi, eccetera, eccetera, tutto in realtà è collegato e si tratta di vibrazioni, frequenze, come parla anche la legge dell'attrazione. Ma il punto è, lo yoga dice queste cose non si possono imparare, ma bisogna farne esperienza. Quindi non utilizzare la tua mente, ma fare esperienza delle cose. Quindi ti insegna, lo yoga non è semplicemente quei movimenti che si fanno, quella è solo una piccola parte dello yoga, l'hatha yoga o altri tipi di yoga, ma lo yoga ha 112 branche o qualcosa del genere. Scusate, non mi ricordo esattamente, penso in realtà che siano 112 metodi che poi si racchiudono in 18 o qualcosa del genere. Non sono ancora esperto, ma da quello che ho capito è che sono proprio tecniche, è una tecnologia. Lo yoga ti insegna tramite tecniche, mantra, quindi esercizi vocali, pranayama, esercizi di respirazioni, Wim Hof, eccetera, eccetera, suoni, esercizi posturali, di fisico, eccetera, eccetera. Ti insegna a arrivare a quel punto in cui sei completamente in unione con tutto il resto. Quindi yoga significa unione. Lo yoga non è una posa di fitness, dunque, ma è un percorso di self-realization, un percorso di realizzazione personale. E perché scegliere lo yoga? Non è da scegliere lo yoga. Lo yoga semplicemente, a differenza di religioni, eccetera, eccetera, di scienze, cerca di non avere una prospettiva, ma di dare esattamente, di spiegare esattamente quello che è, quello che la realtà è, come una scienza. Solo che la scienza già è limitata in base a quello che noi vediamo, sentiamo, eccetera. Quindi si ferma al quadrato della logica. E invece lo yoga cerca invece di far
avere esperienza di quello che in realtà è, senza avere nessun pregiudizio, nessun bias, eccetera, eccetera. È antichissimo e la cultura che hanno loro è immensa. Come mai noi occidentali non abbiamo questa cultura nella spiritualità? Perché siamo stati troppo occupati nella storia a fare guerre e prendere territori per soldi, eccetera, eccetera. Quindi la nostra spiritualità è diventata più ha una visione quasi negativa per colpa di quello che è successo con la Chiesa, eccetera, eccetera. Invece loro hanno avuto più tempo per studiare, capire veramente l'essere umano, e tante cose che noi vediamo adesso e stiamo capendo oggi, al giorno d'oggi, dell'essere umano, di come funziona il corpo, eccetera, eccetera, sono cose che loro avevano capito migliaia di anni fa. Quindi io sono sempre stato una di quelle persone che dice la mente controlla tutto. E in realtà adesso mi sto accorgendo che non è questione di mente, è questione di qualcos'altro, questa coscienza, questa consapevolezza. E quindi ecco perché lo yoga, ecco perché ho iniziato questo percorso di yoga, e ci sono proprio delle determinate cose che si possono fare per arrivare a questa realizzazione personale. Metto il link in descrizione anche di alcune cose che potete fare, e penso che in questo periodo, dato che è qualcosa su cui mi sto concentrando nel mio percorso di crescita personale, ne parlerò molto anche sul mio canale YouTube e su tutti i social, quindi documenterò un po' questo percorso. Quindi questo è un po' quello di cui volevo parlare, smentire il fatto che lo yoga è questa cosa fitness, quando in realtà è completamente un mondo immenso da capire, e apprezzo tantissimo la cultura che hanno queste persone, a cui vengono insegnate certe cose che noi neanche ci immaginiamo, anzi che noi a volte vediamo come stupide, quando in realtà siamo noi stupidi a pensare che ci sia gente che fa certe cose senza un senso. E noi invece siamo limitati a reagire a tutto in modo compulsivo, mal di testa, tac, prendi la pillola, prendi questo, cose chimiche, eccetera, eccetera. Pensate che la nostra società si sta concentrando, le 3 maggiori potenze economiche al mondo, i 3 settori sono medicina, armi e alcol. Quindi capite su che cosa ci stiamo concentrando invece di capire come funziona il mondo. Lo yoga ti aiuta a smettere di identificarti con il corpo e con la mente, capire dunque di vivere nel momento, completamente nel momento, in modo neutrale, senza il tuo passato, senza l'influenza di tutte le informazioni che hai ricevuto in passato, che riceverai in futuro. Vivere in modo neutrale nel momento, apprezzarlo, imparare a essere responsabile, quindi rispondere a tutto. Vivere dunque una vita molto più serena, molto migliore. Nel momento in cui capisci questo, e poi ci sono tantissimi altri fattori, la dieta è un percorso e migliaia di altre cose, nel momento in cui capisci queste cose, di vivere nel presente, essere qua e non essere influenzato da troppe cose, ma vivere e fare esperienza della tua vita come tua esperienza, invece di completamente vivere semplicemente come gli altri ti hanno detto di vivere. Perché se uno mi dice il mondo è fatto così, a scuola il mondo mi dice il mondo è fatto così, scusatemi, si è spenta la videocamera, per finire, per concludere, se uno mi dice il mondo è fatto così e poi io esco, non mi guardo neanche in giro, non mi interessa neanche il mondo, mi annoio perché dico so già come è fatto il mondo, quando in realtà noi non sappiamo niente di come è fatto, di cosa sta succedendo, eccetera, eccetera. È solo quello che ci hanno detto. E dunque aprirsi alla possibilità di essere consapevoli che non si sa niente ti apre un mondo. Ci sono migliaia di questi argomenti, capire di vivere nel momento, smetterla di vivere secondo le informazioni che hai avuto nel passato, questa cosa si chiama karma, quindi vedere tutto in modo neutrale, essere responsabili, essere inclusivi, eccetera, eccetera. Ci sono tantissimi argomenti, corpo, mente, emozioni, energie, chakra, ci sono tantissime cose che riguardano lo yoga e probabilmente ne parlerò nei prossimi video. Non voglio diventare un canale di yoga o altro, però secondo me è qualcosa che la spiritualità deve iniziare a far parte delle persone per diventare più consapevoli, e secondo me è l'unico modo al giorno d'oggi per salvare il pianeta e l'essere umano. Ci stiamo concentrando veramente troppo sul cambiare il mondo, sul cercare di adattare il pianeta a quello che vogliamo noi, eccetera, eccetera, quando in realtà il mondo e la creazione tutto è perfetto così com'è. Siamo noi che stiamo sbagliando a usare il corpo umano come non dovremmo utilizzarlo. Ci hanno dato questo dono e noi lo stiamo utilizzando in modo sbagliato, facendoci del male, facendoci soffrire, rovinando il pianeta, le risorse.
quindi non dovremmo secondo me cambiare il mondo, ma la cosa su cui dovremmo concentrarci per prima è cambiare quello che abbiamo dentro, e la spiritualità è secondo me la risposta. Al giorno d'oggi noto e vedo che tantissima gente sta diventando molto più consapevole e conscia di questa cosa, stanno cambiando molte cose nel mondo, quindi sono contento e secondo me in futuro questa cosa farà parte un po' di tutti. Ecco qua ragazzi, soprattutto in Italia noi siamo molto scettici riguardo a questi argomenti, però volevo parlarne. Ecco qua, spero che vi sia piaciuto e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Dunque grazie mille per aver guardato, e quindi lo yoga lo consiglio a tutti, metto il link in descrizione di Sadhguru, se volete seguirlo. È un guru eccezionale, mi piace moltissimo, molto logico, spiega molto bene. E lo yoga, dunque avete capito il perché, ci sono tantissime, 112, ci sono tantissime branche dello yoga, non c'è solo l'hatha yoga, quello che vedete contorgersi eccetera, come vi ho detto, ma ci sono tantissime, è proprio una cultura. Come dice Sadhguru, non è una filosofia, non è un insegnamento, non è una religione, è proprio una cultura. Dal come si mangia, al come si respira, eccetera, eccetera, un percorso verso la realizzazione personale, un percorso di realizzazione interna, concentrarsi sul dentro invece che sul fuori, e capire che alla fine è tutto. Ed ecco qua ragazzi, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi.